Ciao, sono Rita, bentornati su Rifugio Perfetto. Mi avete fatto tantissime domande, soprattutto via email, su come organizzare le pulizie, quale ordine seguire, cosa fare tutti i giorni, settimanalmente, mensilmente. Bene, col video di oggi spero di darvi una risposta. Vi voglio però dire subito che non esiste una programmazione universale che vada bene per tutti. Dobbiamo cercare di creare un programma in base alle nostre preferenze, ai nostri tempi e alla nostra disponibilità. Però comunque vi posso suggerire come crearla. All'inizio costruire una tabella delle pulizie è un po' noioso perché dobbiamo entrare in una stanza, segnare tutto quello che vediamo che deve essere pulito e poi stabilire la frequenza, la durata per calcolare all'incirca i tempi. Però una volta creata ce l'avremo per sempre e anche se nel tempo cambieremo i ritmi, le esigenze o le energie, potremo fare in qualsiasi momento dei piccoli cambiamenti, però comunque avremo sempre una mappa che più spesso seguiremo, più velocemente riusciremo a finire le nostre pulizie perché diventeremo sempre più esperti, sempre più bravi e quindi quello che prima facevamo in mezz'ora adesso potremo farlo in pochi minuti. Vediamo ora come realizzarla. Quindi, prendiamo carta e penna o matita e segniamo seguendo l'ordine dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Se volete fare da destra a sinistra è uguale, l'importante è seguire una direzione. Iniziamo per ogni stanza sempre dal soffitto, il lampadario, lo split o il ventilatore, ovviamente dipende da quello che abbiamo nella stanza, le pareti e il battiscopa, gli interruttori, poi da sinistra rispetto alla porta, il mobile appendigiacche, la prima lampada, comodino esterno, comodino interno, letto testiera, spolverare, letto testiera, lavare, materasso, lenzuola, cuscini, piedi del letto, seconda lampada, secondo comodino esterno, secondo comodino interno, infisso, vetri, davanzale, persiane, prima cassettiera esterno, prima cassettiera interno, armadio parte alta, armadio interno, armadio esterno, televisore, seconda cassettiera esterno, seconda cassettiera interno e porta. Ora segniamo ad ogni voce la frequenza, quindi quotidiana, settimanale o mensile o altro. Lenzuola settimanalmente, cuscini ogni 3 mesi, piedi del letto settimanalmente, lampada settimanalmente, comodino esterno settimanalmente, comodino interno mensilmente, infisso settimanalmente, vetri settimanalmente. Bene, in questo modo ho creato la mia tabella settimanale e la mia tabella mensile. Per quanto riguarda la pulizia mensile dobbiamo evitare di farle tutte in un unico giorno perché sarebbe un carico di lavoro eccessivo, perché oltre alle pulizie quotidiane e settimanali dovremmo aggiungere anche quelle mensili in un unico giorno, ma io non credo che ci basterebbe, dovremmo dedicare addirittura un intero fine settimana. Per evitare questo spalmiamo le attività mensili all'interno della routine settimanale. Per capire quante e quali attività scegliere stabiliamo a grandi linee la durata dell'attività di pulizia. Sommiamo il tempo delle singole attività mensili e lo dividiamo per 4, che è il numero delle settimane o anche di più. Per capirci meglio vi mostro ora la mia. Ho diviso le attività mensili in 5 settimane. Il totale delle attività extra che sto aggiungendo alla mia routine settimanale è di 15 minuti. Nella prima settimana ho aggiunto il soffitto, la spolveratura dello split, la spolveratura delle pareti e del battiscopa. Se vogliamo poi in fondo possiamo anche aggiungere gli attrezzi extra necessari per questa attività. La seconda settimana il mobile appendiabiti, le persiane. Nella terza settimana i 2 comodini nella parte interna. Quarta settimana la parte alta dell'armadio e la parte esterna, dove mi servirà un panno umido, un aspirapolvere e un prodotto per il legno. E infine la quinta settimana che è la parte interna dell'armadio, dove mi servirà un aspirapolvere e un detergente multiuso. Nella nostra tabella, all'interno sempre della pagina relativamente alla stanza, nella camera da letto, potremo aggiungere quelle attività da fare
bimestralmente o una volta all'anno, come ad esempio lavare le pareti, lo farò in primavera, o il lavaggio del materasso e dei cuscini da fare ogni 3 mesi. Per quanto riguarda invece la mia routine quotidiana, che è divisa tra mattina e sera, svuoto la lavastoviglie, poi l'asciugatrice, stiro 3 o 4 capi, programmo la lavatrice per farla partire la sera, lavo in soggiorno in cucina, passo uno Swiffer in bagno e in camera da letto, arieggio la camera di faciletti e poi una pulizia lampo in bagno. Invece la sera passo l'aspirapolvere in soggiorno in cucina, do una riordinata generale, pulisco dopo cena il piano cottura e il lavandino e butto la spazzatura. Bene, io mi fermo ora alla camera da letto per non fare un video eccessivamente lungo e noioso, ma dovrete applicare questo metodo ad ogni stanza della casa. Poi, una volta terminata la compilazione della tabella, potrete decidere se effettuare una pulizia una volta alla settimana o una pulizia a zone e quindi dedicarvi a una stanza al giorno. Spero di essere stata abbastanza chiara e non troppo noiosa. Scrivetemi nei commenti o mandatemi un'email con le vostre domande. Noi ci vediamo al prossimo video e un bacio! Mua!